Oggi è una giornata un po' fredda, un po' grigia, quindi sono bello imbacuccato. Nonostante questo voglio insegnarvi come insegnare al cane 3 tricks molto semplici ma molto d'effetto. Il primo è il rewind. Rewind, rewind, bravissima. Seduta. Il sistema che utilizzeremo è quello del rinforzo positivo. Consiste nel portare il cane a fare la cosa giusta, addescandolo col cibo davanti al naso, per poi premiarlo tempestivamente. Come potete vedere, siccome io dovrò far fare al cane un giro in senso antiorario all'indietro, per evitare che il cane si perda nel percorso sbandando in ogni direzione, utilizzerò il sistema delle barriere. In questo caso mi metto in un angolo del muro per facilitare il cane affinché possa concludere questo comando, questo esercizio, evitando di fargli fare troppi errori, perché poi quando il cane sbaglia tanto, o meglio io lo faccio sbagliare, il cane poi si demotiva, inizia a distrarsi, a farsi i cavoli suoi perché non trova interessante quello che stiamo facendo. È molto importante all'inizio lavorare in stimolo, quindi tenere il premietto in mano e aiutare il cane nei movimenti, al fine di fargli capire chiaramente quello che vogliamo da lui. Bravissima! Yes! Rewind. Brava. Rewind. Bravissima. Dobbiamo fissare qua. Ci rimettiamo qui. Rewind. Rewind. Yes, brava. Yes, bravissima. C'è l'ultimo, che sei stanca già. Rewind. Brava, la premio qua così la distacco da questo muro, bravissima. Rewind, bravissima. E sbucci. Super, bravissima. Ma che bravo che sei. Bravo. Ripartiamo da qua. Stai giù, Topo, non devi saltare oggi, devi stare giù. Würstel di nuovo in tutte le 2 mani, ok? Ripartiamo dal muretto, da qua. Da qui. Brava! Faccio sempre qualche passo indietro perché così lei ripassa e correggo gli errori che sennò poi si sviluppano, tipo andare contro il muro che lei vuole salirci sopra, sta sperimentando, no? Quindi io faccio così, la premio qua, mentre va ancora un po' e rivado avanti da qui e vediamo se va senza gesto. Esatto, perfetto, bravissima. Mi stacco dalla parete, rewind, super. L'hai cercato per terra, cercalo. Eh sì, era lì, rewind. Allontano il gesto, brava! Bravissima, un piccolo aiutino qua, capisco il suo livello di apprendimento. Rewind. La confusione. La do un aiutino, bravissima, rewind, brava!
Vedete l'importanza di fare i passettini indietro quando si insegna, perché passi indietro ma mi sono staccato dalla parete. Rewind, l'aiuto ancora qua perché non può, le faccio fare 2 giri così, yes, bravissima, sei stata bravissima. Cambio angolo, rewind, mi giro anch'io, vedi, rewind, yes, grande. Le chiedo l'ultimo perché cottissima. Proviamo a farlo col gesto lontano, da lei già su, brava, rewind. Yes! Brava Tripolina! Bravissima! Aspetta, non ce l'ho la palla, dobbiamo andarla a prendere. Oh. Su. Oh. Brava! Adesso senza i viursellini provo ogni tanto a chiederglielo senza esagerare, mischiandolo ad altri comandi, no? Passa, classici, passa, bravissima, back, yes, under, dietro, rewind, e visto? Riproviamo, qua, rewind, la palla qua, e ciao, veniamo qua. Rewind, giusto? Bravissimo! Visto? Bisogna sempre chiedere al cane quello che è in grado di fare, perché sennò poi se io continuo a insistere a chiederglielo dove lei non lo fa, lontano dalla parete senza wurstel in mano, poi il cane non perde l'apprendimento perché si confonde, inizia a fare cose sbagliate. Quindi io riparto da qua, con la pallina. Cioè non ho più il luring, non ho più l'esca, ma ho uno stimolo, tra l'altro, che magari la fa saltare, la eccita di più, quindi è più difficile per lei ragionare e per me ottenere quello che voglio da lei. Quindi faccio affidamento sulla memoria muscolare perché lei ha fatto tante volte questo rewind. Brava, rewind, bravissima, rewind, brava, e la premio qua, poink, bravissima, sì, intorno, brava, intorno, ferma, back, bravissima, dietro, resta, seduta, bravissima la mia Cagnettini, porta, bravissima, qua, rewind, yes, hai pure fatto lo spin, rewind, yes, attenta, la premio random perché così la tengo sempre lì a indovinare quanti giri deve fare e dove arriverà il premio, quindi il premio dovrà arrivare, posso decidere se premiarla poi qua, farla partire da qua, farla partire da dietro, insomma lei deve finire di fare questo rewind quando io le dico brava, basta, ok, o stop, ferma, quello che è. Quindi rewind, brava, rewind, bravissima, premio, brava, e finisco così e via, e via, e via, e si va avanti così per perfezionare, ok? Il secondo è l'intorno. Bravissimo. Abbiamo iniziato con quello forse più complesso, però il principio per gli altri è abbastanza simile. Per farla andare intorno io inizierò col premietto nella mano sinistra e le farò fare il giro da qua, Fox. Qui guarda. Qui Nox, sono qua, Foxy. Non sai cosa voglio? Questo voglio. Vedi? Eccolo qua. Col premietto io le faccio seguire il giro, lei è un po' stanchina ragazzi, quindi adesso la taglio corta, e poi quando fa il giro completo la premio. Cercate di premiare il giro completo, quindi se il cane parte da qua intorno, lo premierò qua, ok? Per fargli fare il giro completo e poi glielo chiederò sempre di più. L'hai trovata la pallina? Che matto. Tengo premietti in entrambe le mani, quello che le darò glielo darò con questa mano e farò questo inizialmente. Scambio, premio qua, ok? Quindi la addesco così, scambio e passo qua. È importante che quando tolgo il premio dal muso del cane faccio un gesto veloce, se no il cane seguirà il premietto e poi voi direte vedi cosa succede se non mi muovo bene. Stacco la mano, faccio così, cambio, bravissima, glielo faccio fare di più,
bravissima, e premio qua. E poi inizio a vedere se col gesto lei risponde, l'aiuto un po', allontano il gesto, visto? Intorno, brava, posso dirle dietro, posso dirle quello che voglio, vero? Brava, intorno, bravissima, ok? La premio sempre al punto di partenza e questo è molto semplice, intorno, esatto, brava, intorno, bravissima, e poi potrò iniziare a fare anche io i giri, quindi intorno, bravissima, e la premio, brava, l'hai perso, bravissima. Questo è il principio ed è molto molto semplice. Rewind, yes, brava, passa, mid, bravissima, mid, bravissima, mid, bravissima, dietro, mid, passa, sotto, brava, passa, intorno, bravissima, bravissima, intorno, torno, torno, brava, intorno ancora, bravissima, intorno, bravissima, prendi. Se io la premio mentre lei si muove ancora, evito che il cane si blocchi, che si fermi sempre nello stesso punto, questo è il concetto, vero? Perché dici io mi devo impegnare, poi tanto è lui che mi dice quando ho fatto abbastanza. Porta? La prendi? Sì, sì. La palla intendo, sì. Me la porti? Bravissima. Mentre il terzo è lo scoot o back twist, back. Per lo scoot invece il discorso è quello di portare il cane col premio qui, fargli seguire il premio e mandarlo qua senza spingerlo, indirizzandolo. È molto semplice. Continuerò a fare questo gesto, tuc e premio, sempre più indietro. Poi potrò fare questo, guarda, back, cercare lo sguardo del cane qui e premiarlo. Una volta che il cane ha seguito col premietto la fase di luring, cioè in cui lo addesco, gli faccio fare proprio tutto il movimento, voi dopo potete sbizzarrirvi col tipo di premio, anche perché cambiare premio tiene il cane stimolato, perché dice chissà che cosa succede, ciao Flash, ciao, chissà cosa mi dà, chissà cosa salta fuori dal cappello. Dov'è la palla? Dov'è la palla? La pallina? La pallina? Se l'è la pallina? Qua. È scemo che sei, Flash. Sì, lui è felice. Eccola! Sei un cane felice te. E via così. Attento. Ovviamente poi tu cosa vuoi? Stai ferma lì terra. Resta. Aspetta, non fare salti che c'hai 14 anni, Flashy. Allora, dicevo, potete fargli associare la parola che volete, potete dirgli scoot, potete dirgli back, yes, e poi premiarlo qua dietro, oppure insegnargli che back vuol dire stare in mezzo alle gambe e poi quando gli dite dietro andare dietro. Così. Insomma, potete fare un po' come volete, non c'è una regola, anche perché si chiama freestyle. Poi sì, ci sono delle figure classiche, diciamo, ma non è proprio come la ginnastica artistica dove devi fare quella skill fatta precisa così. Si può usare molto la fantasia, quindi sta anche a voi. L'importante è che facciate divertire il cane e che voi vi divertiate con lui. Bravo Flash. Posso andare avanti così? Bravo Flashy, bravissimo. Tu cosa vuoi? Resta. Premietto qua. Tuc. Bravo Flash. Bravo, posso tenerlo qua oppure farlo andare ancora più indietro come vi dicevo prima. Bravo, ricordatevi che il cane qua Flash. Qui. Il cane cerca il vostro sguardo. Yes, bravo. Lo premio un po' qui, un po' dietro, perché io posso fare... Aspetta. Bravo, lascia. Mi stai slucidando tutte le mani. Back. Bravissimo. Dietro. Dietro. Bravo Flash. Fermo. E inizio ad aumentare la distanza tra me e lui
e tra il suo naso e il gesto, no? Quindi questo sarà il gesto finale. Back. Vediamo se fa il passettino dietro. Dietro. Yes! Bravo Flash. Non lo riposiziono, mi riposiziono io così sono più dinamico. Back. Back. Yes! Gli faccio associare il comando vocale. Back. Bravo Flash! Questo era ottimo. Super. E gli do un extra. Aia! E gli do un extra premio piano. È la mia mano. Non c'è. I Würstel e la mano hanno lo stesso colore. Ma queste sono le mie dita. Vero? Senza premio. Back. Bravo Flash! Glielo faccio rifare. Back. Yes! Super! E qui vuoi venire anche tu a fare il back? Lo fai da lì? Bravissimo! Eh sì. E poi devo solamente aumentare la distanza, eccetera, eccetera. Quindi potrò far partire il cane da in fondo al muretto, pian pianino, farmi aiutare magari da mettere un'altra barriera qua. Sì, metto un'altra barriera, così faccio un tunnel e il cane non può sbandare quando fa la retromarcia, ok? Ve lo faccio vedere. Ecco qua. Ferma tu. Fermo. Qui. Senza confondersi. Back. Yes. Avendo questo corridoio, lui non può sbandare, no? Poi io mi giro. Back. Dietro, dietro, Flash. Rifacciamo. Ups. Aspetta che sei vecchio, non saltare. È normale che il cane sperimenti, poi è uno spazio stretto per fare il giro, vedi? Back, bravissimo! Allontano, back, ripassiamo bene. Back, bravo, dietro, bravissimo Flash! Ricordatevi che essendo in una nuova situazione è normale che lui sperimenti, che salga, che faccia cose, quindi devo ripartire sempre qualche step indietro, visto da qua. Back, bravo Flash, sempre col premietto in mano ancora, così non si confonde. Back, bravissimo. Adesso proviamo a fare back, bravo Flash. Quando sono sicuro che smetterà di saltare sulla panchina, a quel punto però dirgli back, bravo, e aumentare la distanza. Back, trovare la distanza giusta. Visto? Dietro, bravo Flash, bravissimo, super premio. Non mi stacca le dita. Bravo, bravissimo Flash. Deve ragionare Flash, è vecchietto, che non facciamo questi esercizi mai noi. Bravo, glielo faccio rifare. Back. Yes, Flashy. Back, bravo Flash, premietto. Senza premio qua, vediamo. Back, bravo Flash! E concludo così e poi aumenterò la distanza con calma, vero? È vero? Op, Flash. Op. Oddio che vecchiaia! Cosa fai? Fai la balena spiaggiata. Fai la balena spiaggiata tu. Bravissimo. Brava Foxy. Sì. Tu vuoi sempre saltare? Ma non capisco. Una molla. Intorno. Brava, intorno. Back. Intorno. Bravissima. Mid. Brava. Lei non sa mai quando la premio e quindi si impegna, vero? Verissimo. Lascia. Spero che vi sia stato di aiuto questo video tutorial e buon lavoro e buon divertimento, vero?